Lezione 1. Organizzazione di feste. È un'ottima idea per un tema, forse un tema messicano sarebbe perfetto. Assolutamente. I colori vivaci e la musica allegra creerebbero un'atmosfera davvero festosa. Sì, e potremmo integrare il menù con piatti tradizionali come tacos e nachos. Assolutamente. Il cibo gioca un ruolo fondamentale nel creare l'atmosfera giusta per ogni ritrovo. Ora pensiamo al numero di ospiti che vogliamo invitare, ci aiuterà a pianificare meglio. Che intelligenza! Conoscere la lista degli invitati ci aiuterà a scegliere il catering e le decorazioni. Esatto. Vogliamo creare un'esperienza piacevole per tutti i partecipanti. Sì, e aggiungere giochi o attività potrebbe rendere la festa ancora più divertente. Adoro l'idea. Facciamo un brainstorming di attività adatte al tema. Lezione 2. L'avventura ti aspetta. Questo viaggio sarà un'avventura, so che sarà pieno di sorprese. Sono pienamente d'accordo. Viaggiare è sempre pieno di momenti ed esperienze inaspettate. Sì, ogni viaggio porta con sé una serie di sfide e di gioie. Esatto! Sono proprio quelle piccole sorprese che spesso diventano le storie più belle da raccontare in seguito. Non vedo l'ora di visitare nuovi posti e incontrare nuove persone. Anch'io. Ogni destinazione offre la sua cultura e la sua prospettiva uniche. Non vedo l'ora di immergermi in queste esperienze e creare ricordi duraturi. Cogliamo ogni momento e godiamoci al massimo questa avventura insieme. Assolutamente. Brindiamo all'esplorazione del mondo e di tutte le sue meraviglie. Lezione 3. Scoperte in libreria. Spesso in città trovo una buona scelta di librerie, hanno davvero un fascino tutto loro. Assolutamente. C'è qualcosa di speciale nello curiosare tra scaffali pieni di storie che aspettano di essere scoperte. Sì, a volte cerco anche titoli nelle librerie online che potrebbero non essere disponibili localmente. È un approccio intelligente. Le opzioni online possono offrire una varietà più ampia, soprattutto per i generi di nicchia. Esatto. Adoro l'emozione di trovare un tesoro nascosto, che sia in un'accogliente libreria o in un negozio online. È come una caccia al tesoro, vero? Ogni libro ha il potenziale per una nuova avventura. Certo. Mi piace sostenere le attività commerciali locali, ma lo shopping online è comodo quando cerco qualcosa di specifico. Sì, ed è fantastico che abbiamo così tante opzioni a disposizione in questa era digitale. Penso che unire entrambe le esperienze sia il modo migliore per soddisfare la mia voglia di lettura. Lezione 4. Ascoltare gli altri. Della povertà, ma possiamo ascoltare chi la vive e comprendere le sue difficoltà. Sì, è importante ascoltare le loro storie. Ogni voce è importante per sensibilizzare l'opinione pubblica. Posso garantire alla nostra nazione l'impegno di affrontare questi problemi e di sostenere le persone colpite. Un'affermazione potente. Uno sforzo collettivo può portare a un cambiamento significativo. Assolutamente. Dobbiamo creare programmi che aiutino davvero le comunità in difficoltà. Sì, e tutto inizia con la comprensione delle cause profonde della povertà e l'ascolto delle persone colpite. Sono d'accordo.
Interagire con le organizzazioni locali può fornire spunti preziosi su ciò di cui c'è realmente bisogno. È un ottimo modo per garantire che i nostri sforzi siano significativi e di impatto. Facciamo un brainstorming su alcune iniziative che potremmo sostenere per contribuire a fare la differenza. Lezione 5. Controversia sugli atleti. L'atleta che ha fatto uso di sostanze dopanti era lo sprinter canadese Ben Johnson, finito sui giornali dopo aver vinto i 100 metri piani. Sì, la sua vittoria è stata oscurata dallo scandalo del doping, che ha sconvolto il mondo dello sport. Esatto. Ha sollevato seri dubbi sull'integrità e l'equità nell'atletica. Ricordo come le reazioni del pubblico furono contrastanti, alcuni erano delusi, mentre altri si sentivano abbandonati dallo sport in sé. Assolutamente. È un promemoria di quanto sia importante per gli atleti sostenere i valori del loro sport. Sì, e ha scatenato discussioni sulla pressione a cui sono sottoposti gli atleti quando devono esibirsi a livelli così elevati. Penso che abbia portato anche a normative e test più severi negli sport professionistici. Certamente, l'incidente ha avuto un impatto duraturo sul modo in cui il doping viene visto e gestito nell'atletica. È una questione complessa e spero che le generazioni future imparino da questi errori. Lezione 6. Accogliente locale italiano. Oh sì, certo. Hai mai provato il Cozy Italian in Elm Street? Ne ho sentito parlare molto bene, la loro pasta dovrebbe essere strepitosa. Lo è davvero. L'atmosfera è calda e accogliente, perfetta per una cena rilassata. Sembra delizioso. Apprezzo molto i ristoranti che creano un'esperienza culinaria confortevole. Assolutamente sì. Inoltre, il personale è sempre cordiale, il che contribuisce al piacere generale. Un vantaggio enorme. Un buon servizio può davvero valorizzare un pasto. Sì, e hanno anche dei dessert deliziosi per i quali vale la pena riservare un po' di spazio. Posso già immaginare il sapore. Dovremmo organizzare una visita insieme qualche volta. Assolutamente. Mi piacerebbe condividere questa esperienza con voi, è un vero gioiello nel quartiere. Lezione 7. Ispirazione poetica. Il mio poeta preferito era Eschilo, scriveva di temi che risuonano profondamente con l'esperienza umana. È affascinante. La sua capacità di catturare emozioni profonde nelle sue opere è davvero notevole. Sì, ha esplorato il dolore e la sofferenza in un modo che sembra allo stesso tempo attuale e senza tempo. Apprezzo la poesia che riesce a evocare sentimenti così forti. Ci collega alle nostre lotte personali. Esatto. Eschilo ha scritto nel sonno un dolore che non può essere dimenticato, e questo è potente. È sorprendente come l'arte possa riflettere le nostre battaglie interiori e aiutarci a elaborarle. Penso che la poesia abbia un modo unico di dar voce ai nostri pensieri e alle nostre emozioni inespresse. Assolutamente. È una bellissima forma di espressione che può trovare riscontro in tantissime persone. Leggiamo insieme alcune delle sue opere, mi piacerebbe molto conoscere le tue opinioni a riguardo. Lezione 8. Legami familiari. Genitori di 4 bellissime e sane figlie, Olga, Tatiana, Marie. Che bella famiglia! Deve essere divertente avere così tanti fratelli. Sì, ogni figlia porta con sé la propria personalità unica,
che contribuisce alle dinamiche familiari. Immagino. Crescere con fratelli può creare ricordi meravigliosi. Assolutamente. Si sostengono a vicenda nel bene e nel male, il che rafforza il loro legame. È così importante. La famiglia può essere una fonte di amore e incoraggiamento per tutta la vita. Sì. Ammiro il modo in cui affrontano insieme le sfide e celebrano i successi reciproci. È uno spettacolo meraviglioso. Il loro legame deve essere incredibilmente forte. Spero un giorno di creare un clima simile di amore e sostegno nella mia famiglia. Lezione 9. Contesto storico. Un tempo non viveva un solo europeo nel continente, è difficile crederlo. Sì, e nell'autunno del 1786 arrivò una flotta di coloni inglesi, segnando un momento significativo nella storia. Assolutamente. Il loro arrivo cambiò radicalmente il paesaggio e le dinamiche della regione. È affascinante come tali eventi plasmino il futuro e influenzino la cultura. Sì, e le interazioni tra coloni e popolazioni indigene sono una parte cruciale di questa storia. Sono d'accordo. Comprendere questa storia ci aiuta ad apprezzare la complessità del nostro mondo odierno. È importante imparare dal passato per creare un futuro migliore per tutti. Certamente. Approfondiamo questa storia e discutiamone le implicazioni. Mi piacerebbe tantissimo. Esplorare le nostre radici può essere incredibilmente illuminante. Lezione 10. Indicazioni per la metropolitana. Mi scusi, sa come raggiungere la stazione della metropolitana più vicina? Sì, è a solo un paio di isolati di distanza. Ti conviene imboccare questa strada. Fantastico! Ci sono punti di riferimento specifici che dovrei cercare? Sì, una volta superato il bar, gira a sinistra al semaforo e lo vedrai proprio lì. Perfetto! È sempre utile avere indicazioni chiare quando ci si sposta in una nuova zona. Assolutamente. I trasporti pubblici possono essere complicati se non si conoscono i percorsi. Apprezzo il tuo aiuto, voglio essere sicuro di prendere il treno in orario. Nessun problema. Basta tenere d'occhio i cartelli e sarete lì men che non si dica. Grazie ancora. Ora mi sento molto più sicuro di me stesso e di come muovermi. Lezione 11. Consigli per gli spostamenti. Quali sono le tue preoccupazioni riguardo al pendolarismo? Ho paura di non adattarmi o di non comprendere le usanze locali durante il viaggio. Questa è una preoccupazione comune, ma ricorda che ognuno ha opinioni ed esperienze diverse. Sì, lo so, ma può essere scoraggiante entrare in un ambiente sconosciuto. Assolutamente. Accettare le differenze può davvero migliorare la tua esperienza di viaggio. È vero. Credo che tutto dipenda dall'essere aperti mentalmente e disposti a imparare. Esatto. Interagire con la gente del posto può fornire spunti preziosi che ti guideranno lungo il percorso. Terrò presente tutto questo e cercherò di affrontare le nuove situazioni con curiosità. Questo è l'atteggiamento perfetto. Scoprirai che la maggior parte delle persone è accogliente e disponibile. Lezione 12. Ricchezza del Texas.
È affascinante come i texani abbiano accumulato ricchezza attraverso la raffinazione del petrolio, che ha portato alla crescita delle industrie chimiche. Assolutamente. L'impatto di questo settore sull'economia locale è davvero significativo. Sì, è straordinario come una sola risorsa possa creare così tanti posti di lavoro e opportunità. Certamente. Lo sviluppo di prodotti sintetici ha trasformato anche diversi mercati. Sono d'accordo. È interessante vedere come le innovazioni in chimica siano emerse da questa ricchezza. Sì, e dimostra quanto diversi settori possano essere interconnessi nel promuovere il progresso. Credo che questa storia di successo sottolinei l'importanza di investire nelle industrie locali. Esatto. Apre la strada a futuri progressi e sostenibilità nella regione. Sono curioso di vedere come si evolverà questo settore nei prossimi anni. Lezione 13. Cucinare con uno spiralizzatore. Hai mai usato uno spiralizzatore? Trovo che sia incredibilmente utile per preparare le tagliatelle di zucchine. Sì, è un fantastico utensile da cucina. Rende il mangiare sano molto più divertente. Assolutamente. Adoro come trasforma le verdure in deliziosi piatti simili alla pasta. È l'ideale per aggiungere più verdure ai tuoi pasti senza rinunciare al sapore. Sì, puoi sperimentare con diverse verdure per creare piatti unici. Esatto. Carote, cetrioli e patate dolci si sposano benissimo con uno spiralizzatore. Sono sempre alla ricerca di modi per rendere i miei pasti più sani e questo è un approccio divertente. Assolutamente sì. Inoltre, è visivamente accattivante, il che rende il cibo ancora più invitante. Non vedo l'ora di provare a preparare un'insalata colorata utilizzando diverse verdure a spirale. Lezione 14. Domande sui biglietti. Buono a sapersi. Posso usare lo stesso biglietto per l'autobus e il treno? Sì, molti sistemi di trasporto pubblico consentono di cambiare mezzo utilizzando lo stesso biglietto. Comodissimo. Rende gli spostamenti in città molto più facili. Assolutamente. Assicurati solo di controllare i limiti di tempo per l'utilizzo del biglietto. Lo farò. È fantastico avere più opzioni quando si utilizzano i mezzi pubblici. Sì, e fa risparmiare tempo e denaro, il che è sempre un vantaggio. Apprezzo le informazioni, mi aiutano a pianificare il mio viaggio in modo più efficace. In qualsiasi momento, assicuriamoci di tenere traccia anche degli orari. Ottima idea. Darò un'occhiata all'app prima di partire. Lezione 15. Superare la paura. A volte lotto contro la paura dell'ignoto, può essere piuttosto scoraggiante. Lo capisco. Molte persone si sentono allo stesso modo quando si trovano ad affrontare situazioni nuove. Hai qualche consiglio per gestire questa paura quando si presenta? Sì, ho scoperto che accettare l'incertezza può aiutare, spesso porta alla crescita personale. Giusto. Immagino che uscire dalla mia zona di comfort possa portare a nuove esperienze. Esatto. È importante ricordarsi che a volte è normale avere paura. Sì,
E concentrarsi sui potenziali risultati positivi può essere motivante. Assolutamente. Ti consiglio anche di parlare delle tue paure con qualcuno di cui ti fidi. Ottima idea! Condividere i miei pensieri può aiutare ad alleviare il peso. Lezione 16. Scelte ecocompatibili. Un buon inizio per ridurre gli sprechi è passare a borse della spesa e bottiglie d'acqua riutilizzabili. Assolutamente sì. È un semplice cambiamento che può avere un grande impatto sull'ambiente. Sì, e incoraggia anche gli altri a riflettere sulle proprie abitudini di consumo. Davvero, piccole azioni possono ispirare un movimento più ampio verso la sostenibilità. Sono d'accordo. Inoltre, gli articoli riutilizzabili spesso fanno risparmiare denaro a lungo termine. È vero, è un approccio alla vita quotidiana sia ecologico che conveniente. Mi sento motivato a fare scelte più sostenibili nella mia routine quotidiana. Fantastico! Ogni piccolo sforzo conta per proteggere il nostro pianeta. Rendiamoci reciprocamente responsabili mentre realizziamo insieme questi cambiamenti. Lezione 17. Cassette di sicurezza. Perfetto! Posso conservare oggetti di valore nella cassetta di sicurezza? Sì, è esattamente per questo che sono stati progettati. Sono un modo sicuro per proteggere i tuoi oggetti di valore. Che rassicurazione! Mi sentirei molto più sicuro sapendo che i miei documenti importanti sono al sicuro. Assolutamente sì! È un'ottima opzione per oggetti come gioielli, passaporti e documenti legali. Sono d'accordo. Inoltre, li tiene lontani da potenziali furti o danni in casa. Esatto! Assicurati solo di tenere traccia di ciò che ci conservi. Ottima idea! Farò una lista per ricordarmi tutto quello che ho messo dentro. Intelligente. Ti renderà più facile accedere ai tuoi oggetti quando ne hai bisogno. Sono contento che ne abbiamo parlato, è importante salvaguardare i beni importanti. Lezione 18. Questioni legali. L'alluvione ha intentato causa presso i tribunali americani ai sensi dello Sherman Antitrust Act, che rende illegale per qualsiasi azienda. Sì, questa legge è importante per regolamentare le pratiche monopolistiche e garantire una concorrenza leale. Assolutamente. È importante per mantenere un'economia sana e tutelare i diritti dei consumatori. Sono d'accordo. Comprendere queste leggi è fondamentale sia per le aziende che per i consumatori. Sì, ed è interessante vedere come queste normative si evolvono nel tempo. Certamente. Il panorama giuridico può cambiare in base alle nuove sfide e alle dinamiche del mercato. Penso che sia fondamentale che tutti siano consapevoli dei propri diritti sul mercato. Assolutamente. La conoscenza è potere, soprattutto quando si tratta di questioni legali. Continuiamo a discutere di questi argomenti, sono fondamentali per comprendere la nostra economia. Lezione 19. Collegamenti con la comunità. Ciò che caratterizza la comunità è il fatto che tutti possano sentire il dolore degli altri e condividere le rispettive benedizioni. Assolutamente. È importante sostenersi a vicenda, sia nelle sfide che nelle feste. Sì, e farlo in modo ragionevole, onesto ed equo rafforza i nostri legami.
Sono d'accordo. Crea un senso di appartenenza e fiducia nella comunità. È commovente vedere le persone unirsi per aiutarsi a vicenda. Assolutamente. Gli atti di gentilezza possono avere un effetto a catena, ispirando gli altri a contribuire. Credo che coltivare queste connessioni sia fondamentale per una società prospera. Sì, troviamo modi per coinvolgere di più la nostra comunità e avere un impatto positivo. Ci sto. Insieme possiamo creare un ambiente più compassionevole. Lezione 20. Scelte sane. I frutti di bosco congelati sono un'ottima aggiunta ai frullati per la colazione, perché aggiungono sapore e sostanze nutritive. Sì, sono deliziosi e ricchi di vitamine, il che li rende una scelta perfetta. Ci sono degli alimenti essenziali che secondo te dovrei avere nella dispensa per preparare pasti sani? Assolutamente sì. Consiglio di avere a portata di mano cereali integrali come quinoa e riso integrale. Sembra fantastico. Sono versatili e possono essere usati in tantissimi piatti diversi. Sì, e non dimenticare i fagioli, sono fantastici per le proteine e le fibre. Ottima osservazione. Mi piace molto quanto siano facili da aggiungere a insalate e zuppe. Esatto. Si tratta semplicemente di avere una dispensa ben fornita per rendere la cucina sana e conveniente. Seguirò sicuramente il tuo consiglio e farò scorta di questi prodotti essenziali. Lezione 21. Fare la spesa. Nessun problema. C'è altro nella tua lista della spesa? Sì, ho bisogno di pollo per cena. È un alimento base nella mia preparazione dei pasti. Sembra delizioso. Il pollo è così versatile e può essere usato in tantissimi piatti. Assolutamente. Mi piace tantissimo poterlo grigliare, cuocere al forno o saltare in padella con vari sapori. Sì, e si abbina bene a diversi contorni, facilitando la creazione di pasti equilibrati. Esatto. Stasera sto pensando di preparare un pollo al limone e alle erbe aromatiche. È uno dei miei piatti preferiti. Sembra fantastico. Le erbe fresche possono davvero esaltare il sapore di qualsiasi piatto. Sì, ne prenderò un po' mentre siamo al supermercato per arricchire la ricetta. Ottima idea. Rendiamo questa giornata di shopping piacevole e produttiva. Lezione 22. Fuga del fine settimana. Ehi, ho voglia di una pausa. Che ne dici di organizzare una fuga nel weekend per ricaricarmi? Sembra un'idea fantastica. Una piccola fuga può davvero aiutarci a rilassarci e a rinfrescarci la mente. Esatto. Penso che sarebbe bello esplorare un posto nuovo e godersi il panorama. Sì, e mentre siamo lì potremmo provare la cucina locale e fare qualche attività. Mi piace l'idea di scoprire tesori nascosti e magari anche fare un'escursione o visitare una spiaggia. Assolutamente. La natura ha il potere di rinvigorirci lo spirito, soprattutto dopo una settimana impegnativa. Prendiamo in considerazione alcuni luoghi. Ho sentito dire che le montagne sono bellissime in questo periodo dell'anno. Sarebbe perfetto. Aria fresca e panorami mozzafiato sono proprio quello di cui abbiamo bisogno. Cercherò qualche opzione e presto potremo finalizzare i nostri piani. Lezione 23. Richiesta di ricevuta. Ho completato l'acquisto, puoi darmi una ricevuta, per favore?
Certo. Ecco la tua ricevuta. È sempre bene conservarla per i propri archivi. Grazie. Mi piace averlo nel caso in cui dovessi restituire qualcosa in seguito. È una mossa intelligente. È sempre meglio essere preparati, soprattutto con le ricevute. Esatto. Ho imparato la lezione dopo aver dimenticato di chiederne uno prima. Può essere complicato sistemare le cose senza la documentazione adeguata. Sì, è molto più semplice quando tutto è organizzato e in ordine. D'accordo. C'è altro per cui ti serve aiuto oggi? No, credo di essere a posto. Grazie per l'aiuto. Lezione 24. Cucina culturale. Sai, molti ristoranti sono specializzati in piatti tipici di una determinata nazionalità. Sì, è affascinante come il cibo possa riflettere la cultura e le tradizioni di un luogo. Adoro provare cucine diverse, ognuna offre un sapore e un'esperienza unici. Assolutamente. È come viaggiare senza uscire dalla propria città quando si cena in questi posti. Esatto. Puoi esplorare il mondo attraverso il cibo, e questo ti apre la mente a nuove culture. Sono d'accordo. Inoltre, gli stili di cucina e gli ingredienti variano moltissimo. È sempre emozionante scoprirli. Organizziamo un tour gastronomico, potremo assaggiare diversi piatti provenienti da diversi ristoranti. Sembra un'idea deliziosa. Non vedo l'ora di provarla. Anch'io. Esplorare nuovi sapori insieme sarà divertentissimo. Lezione 25. Contributi creativi. Siamo fortunati ad avere persone creative che condividono con noi i loro doni attraverso l'arte e la performance. Assolutamente. Il loro talento arricchisce le nostre vite e ci ispira in tantissimi modi. Sì, che sia attraverso la musica, la pittura o la scrittura, la creatività ha un impatto profondo. Sono d'accordo. Può unire le comunità e innescare conversazioni importanti. Esatto. L'arte ha un modo di esprimere emozioni e idee che a volte le parole non riescono a catturare. Inoltre, ci incoraggia a pensare fuori dagli schemi e a vedere il mondo in modo diverso. Sosteniamo gli artisti locali assistendo alle loro mostre o performance, è importante restituire qualcosa. Ottima idea! Coinvolgere la nostra comunità creativa locale è un modo meraviglioso per dimostrare la nostra gratitudine. Non vedo l'ora di scoprire quali talenti ci sono là fuori che aspettano solo di essere scoperti. Lezione 26. Suggerimenti per la gestione del tempo. Qual è il tuo segreto per una gestione efficace del tempo? Sembra che tu riesca a gestire tutto alla perfezione. Ogni giorno stabilisco le priorità per i compiti e mi pongo degli obiettivi raggiungibili per restare sulla buona strada. Questa è una strategia intelligente. Suddividere i compiti in passaggi gestibili li rende meno impegnativi. Esatto! Mi assicuro anche di assegnare fasce orarie specifiche per ogni attività, il che mi aiuta a concentrarmi. Dovrei iniziare a farlo. A volte mi distraggo e perdo di vista ciò che devo fare. Sì, ridurre al minimo le distrazioni è fondamentale. Cerco di creare un ambiente tranquillo mentre lavoro. Ottima osservazione. Troverò un posto tranquillo per aumentare la mia produttività.
E non dimenticare di fare delle pause, sono essenziali per mantenere energia e concentrazione. Lo inserirò sicuramente, grazie per i consigli utili. Lezione 27. Analisi della concorrenza. Dovremmo analizzare i fattori che stanno alla base di tutto ciò, soprattutto in termini di concorrenza sul mercato. Certo, la concorrenza può svolgere un ruolo nel plasmare le tendenze e le scelte dei consumatori. Sì, comprendere queste dinamiche può aiutarci a prendere decisioni consapevoli per il futuro. Assolutamente. È fondamentale sapere cosa fanno gli altri per rimanere competitivi e innovativi. Credo che analizzare i concorrenti possa fornire spunti preziosi sulle loro strategie. Esatto. Possiamo imparare sia dai loro successi che dai loro errori. Raccogliamo dati e discutiamo le nostre scoperte. Sarà un ottimo modo per elaborare una strategia. Non vedo l'ora di immergerci insieme in questa analisi. Anch'io. È sempre emozionante esplorare nuove possibilità di crescita. Lezione 28. Viaggio lungo il fiume. Il viaggio lungo il fiume è stato intenso, sembrava una vera avventura. Posso solo immaginare. La sua unica via di fuga era lungo il fiume Colorado a bordo di una piccola barca. Sì, è stato un viaggio terrificante, con la corrente così forte e imprevedibile. Sembra un'esperienza impegnativa, non riesco a credere che sia riuscito a superarla. Ci volevano molto coraggio e abilità per affrontare tali condizioni, soprattutto da soli. Assolutamente. È stimolante pensare a come la determinazione possa spingere qualcuno a superare gli ostacoli. Sì, e la bellezza del paesaggio deve essere stata allo stesso tempo mozzafiato e scoraggiante. Ammiro coloro che accettano simili sfide, dimostrano davvero il loro spirito avventuroso. Ricordiamoci di apprezzare il coraggio che ci vuole per avventurarsi nell'ignoto. Lezione 29. Movimento internazionale. Il tema dell'immigrazione internazionale e della circolazione degli atleti è oggi sempre più attuale. Sì, mette in luce quanto sia diventato interconnesso il nostro mondo, soprattutto nello sport e nella cultura. Assolutamente. Gli atleti professionisti ed elite spesso viaggiano oltre confine per competere e mostrare il loro talento. È affascinante vedere come questi atleti si adattino a diversi ambienti e culture. Sì, le loro esperienze possono arricchire non solo la loro vita personale, ma anche le comunità a cui aderiscono. Sono d'accordo. Promuove un senso di unità e comprensione globale attraverso passioni condivise. Scopriamo in che modo questi movimenti influenzano il settore sportivo e gli atleti stessi. Sembra un piano fantastico. Comprendere questa dinamica può fornire spunti preziosi. Non vedo l'ora di discutere le implicazioni di questo tema e di saperne di più insieme. Lezione 30. Guida dei genitori. Sostengono inoltre che i genitori sono in grado di impedire ai propri figli di guardare programmi televisivi violenti. Sì, la guida dei genitori è fondamentale nel definire ciò a cui i bambini sono esposti in tenera età. Assolutamente. È importante che i genitori stabiliscano dei limiti e discutano i contenuti con i propri figli. Sono d'accordo. Comprendere l'impatto dei media sul comportamento dei bambini è essenziale per il loro sviluppo. Sì,
E incoraggiare il pensiero critico su ciò che guardano può portare a scelte più sane. Esatto. Si tratta di promuovere una comunicazione aperta tra genitori e figli. Spero che più famiglie partecipino a queste discussioni per creare un ambiente mediatico positivo. Certamente. È fondamentale che i genitori siano proattivi nel guidare il consumo di media dei propri figli. Esploriamo alcune strategie efficaci che i genitori possono implementare nelle loro case.